Quindi Senti, allora c'è sta una domanda: cosa mangiano i Dargos? Guarda, io non l'ho mai chiesto, pensate poco. Io non l'ho mai chiesto, cioè non è che vado a dire cosa mangiate voi e cosa non mangiate voi. Non lo so, io lo chiederò quando arriverà il momento, ma io non li ho mai visti a tavola a mangiare cose varie. Non ho avuto l'occasione. Siccome sono acquatici, Sono acquatici, allora, sì. Quindi presumo plankton, queste cose qui, comunque di mare, no? Non lo so, Massimo. Ecco, forse ho notato una cosa. Quando mi hanno portato a vedere come si chiama? Titania, e tutti questi bambini, sempre dalla loro formati di loro, erano attaccati alla sfera, no? Vedevo uno di questi bambini che si metteva in bocca, non era erba, forse alghe, Alghe, sì. ma se li metteva da sotto la mascherina, non così dico, da sotto la mascherina. Poi battevano sulla sfera, mi chiamavano perché li sentivo dietro una nuca. Piero, ciao Piero, e i darci, gli adulti, li mandavano via. Poi siamo scesi ancora più di sotto. Pensate che loro, le strade, si chiamano le strade, non lo so, in acqua, sono fatte, noi li facciamo con le pietre, no? Là c'erano diamanti, rubini, oh, ma guarda, tu non hai idea di quanta roba che c'hanno lì sotto. E la cosa più che mi ha colpito è la specie di tubi di diamanti fatti a siluro, che poi diventano sempre più piccoli. Ce ne sono tanti, di tanti colori, verde, bianco, blu, rosso. E niente, poi ho visto questo il grande veliero, un grosso veliero bianco, in perfette condizioni, su quel pianeta, figuriamoci, come c'è finito lì. Non lo so, o ce l'hanno portato. Poi ho Senti visto Piero, dimmi. allora, siccome ci sono molte domande riferite alla ipotesi di un terzo conflitto mondiale, i Dargos ti hanno fatto vedere qualcosa che molti sanno, ti hanno ascoltato le altre volte, no? Che tu hai raccontato quello che hai visto, no? Cose brutte, abbastanza brutte, Sì, relative a esplosioni nucleari, di missili nucleari, Stati Uniti, Europa, Cina, Asia. E comunque, vista la situazione che sta sempre peggiorando, perché la NATO sta portando i carri armati in Ucraina, quindi stanno automaticamente facendo degli errori spaventosi stanno comunque. facendo degli errori con il rischio. Hanno trovato una nave russa con i missili che volano insomma abbastanza veloci, i missili ultrasuoni, e hanno trovato nell'Atlantico questa nave e praticamente che viaggiava in acque internazionali e comunque ha fatto delle prove per lanciare i missili nucleari negli Stati Uniti. Si potrebbe, ovviamente questo a discrezione tua e quando sarà il momento possibile, giusto, chiedere ai Dargos se possono intervenire a favore di evitare una guerra. Questa è la domanda. Allora, quando io ho visto il portale dove ho visto praticamente il nostro mondo distrutto, perché la prima cosa che ho notato dall'alto, ho visto l'Italia, metà da Roma in giù non c'era più niente, la Sicilia era scomparsa, la Sardegna, poi c'è rimasta una parte da Roma in su, come si chiama, era mal presa. Poi ho visto chiaramente l'Australia, il Giappone, non c'era più niente, Massimo, niente. Mi sono messo a più un bambino, c'è un momento gli ho detto a uno dei Dark, ma possibile, abbiamo una speranza, la speranza dipende, uno di questi mi ha detto, la speranza dipende da voi, siete voi che state distruggendo il vostro mondo. Gli ho detto, ma dai, cosa dici, il nostro mondo? Siete voi, bello chiaro e rotondo. Questo sta succedendo, sta per accadere, perché voi terrestri giocate con le cose sbagliate. Io ho messo un po' a capirlo, poi se parliamo di bottoni, di bombe atomiche, io non lo so. Però quello che ho visto, guarda, mamma mia, sono passata a bassa quota. L'America era sparita, Massimo. Giappone, la Cina,
voluto detto andiamo, quando mi ha fatto vedere la Cina che è enorme, mamma mia raga, poi la Spagna, la Francia, la Grecia, la Turchia, è sparito tutto, praticamente disintegrato tutto. E vi ripeto, io ero dentro nella sfera, piangevo come un ragazzino, gridavo Dio, fa che non succeda questo, se veramente esisti Dio, fa che non succeda. Però loro mi hanno detto questo sta per accadere. E dipenderà, loro stessi, ma dipenderà tutto da voi. Madonna. Ma se mi prendo sempre queste cose qua, no. Cioè, Purtroppo per dire, io ho 70 anni, tu ce n'hai uno spera, ma io pure ho una bambina di 10 anni, tu c'hai un ma figlio, infatti, tanti. no, ma Massimo, stavo dicendo, io ho 70 anni, tu ne hai un po' meno, ma tante persone hanno la mia età, 70, 80, e tanto ormai il nostro tempo l'abbiamo passato, ma quello che ti viene dentro nel cuore sono i tuoi figli, i tuoi nipoti e quelli che verranno ne pagheranno le conseguenze loro. E a me questa cosa non mi piace. Per questo adesso vediamo, io quando so che arriverà Drogs, cercherò di farmelo portare con me a vedere di nuovo questo futuro che forse non avremo. E vediamo, faremo un patto, io lo farò, se loro vogliono che vado con loro, purché mi diano una promessa che il mondo si salva e tutto il mio mondo vive, tanto vado con loro. L'unica cosa, il mio problema è che sono la mia compagna, che siamo assieme da 18 anni, dico però se vuol venire anche lei, tornerà giovane anche lei, che tornerà giovane anch'io, e poi insomma i miei figli rimangono sul pianeta e cosa vuoi fare? Io non, guarda, finché non me lo faranno vedere veramente che sarò con lui, con Drog, e poi tirerò i conteggi, vediamo un momentino. Se devo dare la mia pellaccia per quello che vale, pur di salvare questo mondo, non voglio fare l'eroe, ma per l'amor di Dio. Io non faccio che pure i miei figli, i miei familiari, tutti i figli del nostro mondo, i genitori, tutti, insomma, non c'è via di mezzo, che mi danno la possibilità, che mi dicono, beh, se tu vieni con noi perché me l'hanno già proposto gente, non è che allora possiamo cambiare il futuro. Ma infatti l'ho fatto uscire dalla bocca ed noi possiamo cambiare il futuro. Già ero contento. Cioè, allora è vero, gli ho detto, bastardo che non sei altro. E lui mi dice, cosa vuol dire bastardo? Chiede alla tua madre, porca miseria. Allora è vero. E va niente, ha continuato e vediamo, io cosa devo dire? Boh, andiamo avanti. Cioè, scusa, Piero, loro possono alterare la timeline del futuro? Lo possono fare, però poi se loro mi garantiscono di vedere che succede niente, e allora lo faccio, ma dai, tanto guarda, non me ne importa più niente. Non ho capito perché mi vogliono lì, questo non riesco a capire. Cosa vado a fare? Cioè, io sono un terrestre normale, una persona normale. Boh, va bene. Questo, diciamo, è quello che, ripeto, mentre stiamo parlando, io e te, Massimo, e le persone che scrivono, loro vedono già, ma quando io scarico i dati, rivedo tutto quello che è stato, come si chiama, registrato, hai capito? Come tutte le altre volte, immancabilmente. Va bene, era solo per un commento di quello che sta per accadere. Certo. Allora, rispondo io alla domanda, ma sono la conferma che sono rettiliani. I Dargos non sono rettiliani. Quindi basta con sta favoletta che i Dargos sono rettili. Poi c'è una domanda, ma Piero è stato sottoposto ad analisi da parte del governo, di enti governativi? Sì. Piero Certo, sì, è stato sottoposto a Pentotal, che è una droga, ipnosi, da medici, la macchina della verità e tante altre cose. Mia, cioè, vabbè. Però è inutile, gli entra da una parte e gli esce da là. Non lo capisco, ma ci stanno tanti video su YouTube che raccontano la tua storia. Andasse a rivedere vedi, mi fa piacere che una persona di alto livello di Roma
mi ha detto, guardi, io i primi anni ho avuto i dubbi e la prendevo anche per il culo, mi ha detto. Ma poi, dopo 40 anni, lei dice sempre le stesse cose, non ha cambiato niente, ha usato la parola, ho conosciuto certe persone che hanno avuto incontri o cose varie. Si fa, ma ogni volta cambiavano storia. A lei cioè, vabbè, senta, io perché devo cambiare storia? È successo questo, punto e basta, non vai lontano. E questo Certo. è un pezzo grosso di Roma. Più, ripeto, mi hanno cercato altre persone, comunque non andavi lontano, era una polizia, come si dice, segreta. E andiamo avanti così. Io non ho niente da perdere. Vado avanti, io voglio dire la verità come stanno le cose. Certo, certo. Vediamo come andrà a finire e poi chiaramente vi fa sapere. Più di tanto non posso. Cioè, io vi ripeto, non sono nessuno. Credo di essermi trovato al posto sbagliato, al momento sbagliato dalle parti di Marzana. Ripeto, io ero uno di quelli che non ha mai creduto ai marziani, invece ci ho sbattuto la faccia. Più di tanto, io non ho... Boh. Vabbè, poi, Piero, le... una dimmi, domanda di Federica. Dice, Piero, ti hanno mai visto entrare nel portale? chi? Persone comuni, che so. Ah, no, no, allora, le persone che mi hanno visto entrare nel portale praticamente sono diventate statue, cioè sono rimaste ferme, con gli occhi spalancati, e mi è successo su a Rossi, quando sono entrato nel portale c'erano dei ragazzi, una decina di persone che facevano Sky Watch. Quando li ho visti erano tutti fermi con le macchine fotografiche che guardavano le mie, ma erano paralizzati. Quando sono uscito, che diciamo, erano le 4 del mattino, e io quando erano ancora lì fermi, paralizzati e in piena estate, giustamente, sono andato via. Mentre mi andavo via, un ragazzino si è svegliato e ha detto: no, 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 papà, ma che è successo? Loro si sono svegliati perché li sentivo. Vabbè, ma niente, siamo qui da 10 minuti. E il bambino gli ha detto: ma no, no, sono le 4 del mattino. Ma com'è possibile? Siamo venuti qua da poco, abbiamo fatto anche delle foto, però le macchine fotografiche non hanno fotografato, cioè, tutto quello che c'era dentro è stato cancellato. Quindi figuriamoci. È successo anche qua, dove lavoro io, c'erano dentro nel silos, c'erano due ragazzi che facevano i cavoli loro. Poi quando io sono dal silos, sono venuto qua a lavorare, mi hanno detto, li ho visto arrivare e mi dicono: scusi, ma che succede giù nel garage? Che succede? Ma abbiamo visto una enorme luce grossa, poi non ricordiamo più niente. Io non lo so, ma cosa stavate facendo? Eravamo dentro una macchina, noi stavamo un po' assieme, insomma, trombavate in poche parole, ho detto, dai, cosa avete visto? Una luce mentre faceva l'amore, ma dai. Però ho capito che gli hanno cancellato anche questi due ragazzi. La sfera che è venuta qua, tempo fa, ti ricordi, Massimo? Quando mi ha Sì. avvertito, e due ragazze del reparto mi chiamano, mi hanno detto: Piero, ma l'hai vista quella sfera che era vicino a te? Che sfera? Ma sì, quella sfera luminosa. Io non ho visto niente. E cosa siamo sceme noi? E non lo so, fate voi, io non so neanche cosa parlate, quindi figuriamo. E basta, poi Ma c'è io, poco. ma guarda, molti mi stanno chiedendo che cosa succede quando tu attraversi lo Stargate. Ma allora, ripeto, lo Stargate, quando io entro, faccio questo corridoio e in fondo mi trovano la sala dove c'è la scatola, con dentro la sfera, con dentro la piramide, con dentro tutto quello che devo fare. A me non succede niente. Poi ripeto, ultimamente mi hanno fatto vedere la sala comandi, la sala motori, la sala dove ci sarà il grande incontro, e poi la camera dove ci sono migliaia e migliaia come si chiamano, cilindri con dentro persone, esseri, cose che
allora ho visto la mia, io, il giorno che è successo dal primo incontro, avevo 26 anni. Dopo tanti anni sono entrato nel portale e ho visto questi cilindri e in un cilindro c'ero io, in divisa, giovane, ci sono ancora adesso, non è che... però è chiaro che è un clone e hanno cancellato la mente. Io ho la mia, però ogni volta che io entro dentro e guardo, sono sempre la cosa bella è che sono in divisa, pantaloni, pistola, giacca di pelle, berretto sulla testa. Sono dentro come lo eri all'epoca. sì, solo che questo io che c'è dentro tocca diciamo, il vetro, io giro attorno e lui mi segue come se mi conoscesse, però non parla, non dice niente, come ho visto tante altre cose, quindi figuriamoci. E ho provato a vedere, andare fino a giù in fondo, dove ci sono tutti i cilindri. A un certo momento mi sono guardato indietro e non vedevo più l'uscita. Quindi mi sono trovato paura, sono ritornato indietro e fate il conto, ne ho contati 170 prima di tornare indietro. Però ci sono 5 file, quindi saranno 3 o 400. Guardate quanto è grande l'astronave, 3 o 400, hai capito? Per ogni fila. Quindi non li posso vedere tutti, figuriamoci. Certo. Senti, allora, ci sono altre domande, poi chiudiamo. Ecco, questa è la domanda che poi si potrebbe fare a Drox, no? Adesso che è diventato il capo. Prima era Rush, mi pare, vedo il capo. No, sì, Rush, sì. Rush. Adesso è Drox, perché a Drox si potrebbe fare a dirgli, senti, ma perché non vi manifestate così una mattina, astronavi sopra tutte le città del mondo? Ma guarda che loro me l'hanno detto, me l'hanno promesso. Hanno detto tutto al più per farti capire che esistiamo. Verremo sopra dalle parti dove abiti te, e la nostra astronave hai visto che è grande, quindi figurati. Sì. E loro, quando una volta che arrivano sopra, entrano in tutte le televisioni o si faranno vedere direttamente. Tu immagina un po', vedono un'enorme astronave e quindi circondano tutte le parti, hanno carri armati, arrivano come quel film che mai detto che hanno fatto. Che è stato girato in America, non mi ricordo. Io non l'ho ancora visto, l'unico quello che ho visto è incontri avvicinati dal terzo tipo, è scappato un po' da ridere, però va bene. Tu dici quello del la guerra dei mondi? No, la guerra dei mondi, c'è stato un altro. Vabbè, sì, adesso l'hanno fatto ultimamente in televisione con quell'attore di colore. Aspetta, non mi ricordo. Vabbè, ma non mi ricordo il titolo. Non so cosa ne riferiscono, perché dei film ci sono. No, quello, dico, cioè non è che vengono qua e come fanno vedere i film, distruggono, ma dove? Non fanno niente, perché devono venire sulla Terra e distruggere? Per quale motivo? Io questo ho sempre detto a loro, che intenzione avete? Certo. A noi abbiamo intenzioni buone, siete voi che non avete le intenzioni sbagliate, lì gli do anche ragione. Certo. Ecco, era Independence Day. Eccolo lì. Ma no, dai, ce ne sono tanti dei film che tutti quanti mostrano, questa è nella mente dell'essere umano. Succede qualcosa, arrivano gli extraterrestri, noi con i carri armati, con i missili nucleari, con i missili atomici. Questa è la stupidità dell'essere umano. Come possiamo pretendere di essere comunque salvati da questa gente che sta miliardi e miliardi più avanti di noi? Cioè basta, no? Io capisco che il pianeta Terra ha la sua importanza per tutto il sistema solare, per tutti gli altri sistemi solari, perché se succede qualcosa qua, succede anche di là. Quindi se loro fanno qualcosa dipende più da noi che da loro. Loro sono pronti, ma noi non siamo pronti. Io lo dico sempre questo. Ragazzi, è la cosa più bella che finora mi può essere capitata quando mi hanno fatto vedere la città d'oro, Eldorado. Madonna, che bello, non avete idea di quello che c'è dentro, miliardi di oro. A terra ci sono
una montagna di pietre di oro, nei tubi scendono a liquido, infatti lo stavo toccando ma ho bloccato su. Poi ci ho provato a fregare un pezzo, era un dischetto così con i brillanti, io ci ho provato, me lo sono messo in mezzo alle gambe e poi mezze gambe e mezze mutande te lo sei messo, però magari non lo vedono. Invece quando mi hanno chiamato dice, andiamo, sì andiamo, e uno di questi mi dice, ma dimentichi niente? Dice, no, quello qui sei messo le gambe, te lo dimentichi. No, mi ha detto dimentichi niente per 2 volte, ho detto di no, poi ho capito, ma tu dicevi questo, l'ho tirato fuori. Non puoi toccare niente finché non lo dice Drugs. Quindi per me sarebbe stata una prova enorme, diciamo. Ecco. Prova che tu devi parlare con Drugs, non soltanto per loro, poi fa come pare. A me io non ci farei niente con loro, preferisco andare a viaggiare nei mondi, guarda, perché con loro oggi vedi, uno dice i soldi, però i soldi ti fanno vivere, non vai lontano. Beh, qui e sulla tante terra, persone di alto livello ti lasciano le briciole a te, loro prendono i panini grossi. È inutile, la gente che guadagna 50.000 euro al mese di pensione, però, o 50 o 100.000 euro al mese perché lavorano al governo. Sta tranquillo che non muoiono di fame. Purtroppo è solo qui sulla terra che si vive a suon di soldi, no? La moneta, se non c'è la moneta non campi, muori, muori schiatti. Su altri pianeti non succede questo, perché sappiamo, e tu li hai visti, ci sono tantissime civiltà extraterrestri, ma tante certo. Tu l'hai visto? Al centro della... vivono in comunità, in comunione, non è che vivono uno con l'altro, no? Come fanno qui sulla terra. E io guarda, comunque il dio denaro è quello che fa viaggiare il mondo, c'è poco da fare. Tanta gente ce n'ha miliardi, tanta gente non ce n'ha proprio, o vivono in mezzo alla strada, fanno i barboni, poveracci. Vedete quella ragazza là che viveva in quel capannone, l'hanno trovata morta dopo 3 giorni, i suoi cani bella morta, gli è venuto un infarto, e poverina nella bufera è morta lì, e se ne sono accorto dopo 3 giorni. È morta lei e i suoi 3 cani, quindi figuriamoci. Ed era andata a fare la spesa con i soldi suoi per prendere le crocchette, c'aveva altri 10 cani dentro dove allenavano i cavalli. Certo. Piero, io non voglio fare tutta un fascio, perché c'è sta pure gente in gamba, umani veramente in gamba. Certo. No, io dico gli umani in generale, no? Non parlo, ho detto di tutti, perché ci sono brave persone, ma purtroppo la maggior parte non gli frega niente. Succede qualcosa, passano avanti come se non ti avessero visto. Ti vedono per colpa, ti prende l'infarto, non è che ti vendono incontro a Dio, aiutiamolo, no, vanno dritti, tranquilli, per carità, non tocchiamo questo tasto. Però ma ecco, guarda, io ho visto la pubblicità in televisione di quello, come si chiama, quello di Canale 5, come si chiama, Striscia la Notizia. È andata a fare la pubblicità di aiutare quella povera gente in mezzo alla strada. Appena l'ho visto oggi ho detto, ma vaffanculo, vai, con i soldi che c'è tu, perché non le aiuti tu, brutto stronzo. Gli ha dato un bicchiere caldo a un ragazzo di colore, e il ragazzo l'ha guardato, e io sono sicuro che gli è uscita dai suoi occhi, e ha detto, maledete dalle palle, sei pieno di soldi, pieno la testa, vieni qua, tira fuori un po' di soldi, dacceli, siamo dei poveracci. Invece bevi piano il tè che è caldo, ma no. E poi sono tutte quelle associazioni che vanno a aiutare la povera gente. Oggi ne hanno parlato, ho trovato tre anime, chiamiamo i barboni, poverini, tutti e 3 sono morti di freddo. Con sto freddo che sta a fare, ma è ovvio. Erano anche coperti dentro nel cartone, ma sono morti di ipotermia. Il cartone non ti isola tanto dal freddo, Piero. Ma loro non hanno trovato altro. Un luogo chiuso al caldo con le coperte, ma d'altronde siamo arrivati nel 2023 e abbiamo ancora questi problemi. Ecco, questo hai detto una cosa bellissima. Siamo nel 2023, no? Perché senti parlare delle persone, siamo nel 2023 e tecnologicamente evoluti.
abbiamo il telefonino, grande scoperta, abbiamo l'ultimo modello della Apple, 2000 euro, bravi, cioè così non si risolve. Guarda, Ma dove ormai... andiamo? Ma dove andiamo? Che ce la facciamo sotto poi da sola automaticamente? A Io te non ho pensa visto... a quelle persone che prendono il minimo della pensione, e cosa Berlusconi aveva promesso che con l'inizio dell'anno tutti, chi aveva 400, 500 avrebbe preso 1000 euro mensili. Sto ancora vedendo adesso. Bla 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 bla, bocca si il cavaliere nero. È una battuta, Vabbè, in piena ma estate, sappiamo... no, dico, in piena estate, un bagnino lì che sta mangiando, viene col caldo, passa un barbone, lo guarda e gli dice il bagnino: hai mangiato? Tu ci fa: no, non ho mangiato. E lo guarda: puoi andare a fare il bagno allora. Ma è una barzelletta cattiva. Quando l'hanno detta l'ho chiamato col deficiente, sei proprio ritardato. Lo so, però dai. Bene, senti... dai Massimo, io ho cercato di spiegare qualcosina. Sì, va bene, tanto comunque rimaniamo d'accordo così e facciamo una promessa a queste migliaia, tantissime migliaia di persone che ti seguono. Piero, allora, io non appena vedo l'ora di poter entrare nel corso dei morti dei nostri defunti, dei nostri cari, di accontentarvi tutti. Poi pian pianino, se torna questo rompipalle di droga, vediamo come risolvo il problema, perché io già vorrei uscirne anch'io da questo problema. Non voglio poi, ripeto, una volta che lo vedo, il primo dei marziani lo uccido. Non me ne importa più niente, però voglio arrivare al traguardo, assolutamente. Certo. Va bene, dai Massimo. Per quanto riguarda la promessa, possiamo farla la prossima volta, che so, quando ci sono più novità ci facciamo la diretta insieme. Sicuramente no, se mi fanno aprire il portale in altri posti, perché ci sono ancora 18 portali da vedere, vediamo cosa succede. Io sai più di tanto. Va bene, dai Massimo, ci sentiamo. Bene, ok, un grazie a tutti quanti coloro che ci sono, un saluto a Stefania Berardinelli, che è un'amica che ci sta seguendo. Ha ragione, dice ci vuole uno shock, ci vorrebbe uno shock per l'umanità. Al fine di non sentirsi onnipotenti servirebbe molto, e questo è come la penso anch'io, ma comunque ringraziamo tutti quanti coloro che ci hanno visto fino adesso, e molti diranno che abbiamo raccontato cazzate, ma invece stiamo qui ugualmente. Vabbè, guardate, a spese nostre. Quando si è trattato di fare €1 al mese per stare insieme, si sono scandalizzati per €1 al mese. Noi non facciamo più niente. Qui ce la paghiamo, ce la cantiamo e ce la suoniamo, Piero, tranquillamente. E poi chi ci vuole credere... Guardate, io la settimana scorsa ho vinto a 850 euro su tutto, che non mi ricordo. Quando l'ho ritirati i soldi, qui dove abito io, c'era un poveretto per terra che dormiva e chiaramente, come si chiama, aveva il cartello: ho fame, aiutatemi. Io l'ho chiamato, tanto ho detto divento né ricco né povero. L'ho svegliato: oh giovanotto, hai fame? Sì, gli ho dato la vincita, gliel'ho data a lui, non me ne frega niente. Era contenta. Poi il giorno dopo l'ho visto con la borsa, con dentro i panini e le bibite e anche il vino. Gli ho detto: guarda che il vino ti fa scaldare, per l'inverno va bene. E c'aveva anche la bottiglietta del cognac, quindi a me non mi interessa, l'importante è che lui stia bene. Vorrei aiutare tutti, ma non posso. Certo, è ovvio. Comunque non ci sono problemi, hai fatto una cosa giustissima, hai fatto una cosa che veramente... Sei una persona di cuore come me. Io pure faccio uguale quando ho qualche cosa, incontro qualche barbone dove sto io in ospedale al lavoro. Certo. Insomma, è gente però che io lo posso fare, gli aiutiamo con i pasti della mensa, quello che avanza, li aiutiamo. Certo. Li facciamo stare al caldo anche giù nell'ospedale, non dentro le cozze, perché certo. No, nei luoghi dove possono stare, ci possono stare al caldo, qualche coperta, però cerchiamo di aiutare. Basta tanto poco, pensa, basta tanto poco. Certo. Va bene, dai Massimo, ci sentiamo.
Ok? Ciao Piero, buona serata, buona serata a tutti.